Saluto bentornati. Baisonico, bentornati cari amici del Jaguar, no, pardon, cari amici dei Vintage People, bentrovati in questo nuovo appuntamento, questa nuova intervista internazionale e come sempre do il benvenuto innanzitutto al nostro amico interprete perché Sì, insomma ormai fai parte della indispensabile. squadra, caro Ivan, benvenuto e bentornato tra di noi. Tutto bene? Tutto I bene? learned English from a book. Che è una citazione da Fawlty Towers, vi lascio a voi di trovarla. Bene, allora la cercheremo. E poi ovviamente, caro Simone, ben trovato e benvenuto. Sei emozionato? Sei emozionato anche questa volta? Io molto, forse anche di più. Forse anche di più. Bene. Beh, in realtà siamo tutti un po' emozionati perché tutte e tre comunque siamo appassionati dei giochi che ha fatto Mr. Crane. Quindi, ragazzi, che dirvi? Prima di partire e far entrare l'ospite di oggi, che si tratta proprio di David Crane, il creatore di Pitfall e uno dei fondatori dell'Activision. Ma prima di partire, se mi permettete, io faccio i consigli per gli acquisti. Quindi, se volete supportare il progetto dei Vintage People, non dovete far altro che iscrivervi al canale YouTube, mettere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i contenuti che vengono pubblicati. In descrizione di questo video ci saranno i link anche per il gruppo Telegram, dove è sempre fiorente di cose interessanti. E poi che altro? Vi invito a seguire il podcast del buon Omone di Atari Teca Podcast e le avventure, mirabolanti avventure che succedono al buon Mike qui presente, andando su www.mikearcade.it. Boh, io direi che ce la siamo tolta in fretta, anche perché non sta bene far aspettare l'ospite, quindi a questo punto io do il benvenuto all'ospite di oggi, ovvero David Crane. Eccolo qua, là. E lo passiamo al posto tuo. Eccolo qua. Welcome Mr. Crane, è un vero piacere averla qui con noi. It's a really big pleasure to have you with us. Well, thank you. I'm proud to be part of your story. Oh. Bene. We more. Bene. Much more. Come sta? Tutto bene? Lì è mattina, quindi qua invece in Italia è sera. È tutto bene? Ha fatto, insomma, è di buon umore? Come sta? How are you feeling? If everything is fine here, it must be the morning, but here in Italy is the evening. So if everything goes fine with you, it's okay. Yes, everything is good here. We actually had a big storm just the last couple of days, and my power flickered right before I came online with you. But so far, I still have power. Dice che era tutto a posto, hanno avuto una piccola tempesta nei giorni precedenti che hanno avuto anche interruzioni di corrente elettrica mentre che poco prima di connettersi con noi, ma fortunatamente tutto è andato a posto. Meno male, bene. Allora, Simone, io a questo punto partirei con la prima domanda, così ci alterniamo e vediamo cosa ha da raccontarci di bello il buon Mr. Crane. Allora, che cosa ha pensato dei videogiochi la prima volta che è entrato in una sala giochi? Okay, the first question we would like to ask you is what did you think about video games in general the first time you entered into an arcade room? Well, I was something of a pinball wizard when I was younger, and so I spent a lot of time in the early arcades. Those times were before video games. I didn't have video games when I grew up. Dice che inizialmente lui era un mago del flipper e giocava molto a flipper e che la prima volta che è entrato in un arcade comunque sarebbe stato appunto per i videogame, perché non aveva nessun videogame a casa e quindi era il suo unico modo per poterli giocare. C'era un gioco in particolare che amava dell'epoca, un videogioco? Did you have any particular game at the time that you really loved or you liked more than the others? Well, certainly I had favorite pinball games, as they came and went. But I do clearly remember the first day I went into the arcade and there was a tank game, an electronic arcade game. And I looked at that and I was with a friend, and I am an electronic engineer, trained in all levels of electronics and also very well versed in television theory. So when I first looked at that game, I pulled my friend aside and I explained to him how it worked.
Allora dice che praticamente c'erano vari pinball che gli piacevano più o meno, però il primo gioco che lui ricorda molto bene, c'era questo videogame di carri armati che era appunto elettronico, e siccome lui diceva è un ingegnere elettronico con una grande esperienza nel campo del video, delle applicazioni video, era con questo suo amico e insieme hanno guardato questo gioco, lui ha preso questo suo amico da parte e gli ha spiegato tutto quanto come questo videogame funzionava. So was actually a really, I mean, when you say electronic, you mean electromechanical, or was really an electronic video game with a screen? Well, all electronics, digital electronics, computer electronics, all the circuits needed to make a video game. I had already studied all of that knowledge. Sì, c'era un videogame veramente completamente elettronico, fatto con circuiti elettronici. No, gli ho chiesto se non era magari uno di quelli misto meccanici elettronici, ma è puramente elettronico. Beh sì, anche per dire Tank è comunque di quell'epoca lì, prima del 77, qualcosa del genere. Yeah, so to another person who saw the Tank game or any other electronic arcade game, it looked something like magic. But to me, I could look at it and see exactly what's going on, how it's doing what it's doing. So it wasn't a surprise to me that that technology was used to make games. Ci dice che per una persona qualsiasi che non si intendeva della cosa, che avrebbe visto quel tipo di videogame, avrebbe pensato che fosse Magia. addirittura qualcosa di magico, ma per lui che si intendeva invece di elettronica e di circuiti, aveva perfettamente in testa l'idea di come il videogame funzionava, e quindi non era affatto sorpreso che qualcuno usasse questo tipo di tecnologia per creare dei videogame. Ci ha Sempre ammazzato stato- un po' la poesia, Mike. È sempre stato molto avanti comunque, è sempre Sì, stato sì, proiettato in avanti. Vai Simo. Sì, io invece ho questa domanda per Mr. Crane che in pratica verte sul momento in cui è entrato in Atari. Nel 1977 lui è entrato e era praticamente l'ultimissimo periodo della gestione Bushnell, prima che se ne andasse. Volevo sapere quali erano le sue impressioni su quel tipo di gestione quando è entrato. So basically, they say that you around 1977 you entered into Atari, and it was the last time where there was still the Bushnell administration going on, and they would like to know what were your impressions, the feeling about that type of management. I mean, how was it when Bushnell was still there? In 1977, Atari was a wonderful place to work. There are stories of drug use and hot tub parties in the lobby. None of that happened in the department where I was working. I was working making new games for the Atari 2600, and I was surrounded by people who were dedicated and hardworking, creating this new form of entertainment. Ok, e quando lui era entrato nel 77 era un ambiente veramente meraviglioso per lavorarci dentro, e che c'erano queste famose storie di party con sfumo, roba del genere. Dice, questo non è mai accaduto nel reparto in cui lui lavorava, e che invece c'erano gente che era altamente dedicata al lavoro che facevano e molto focalizzati sullo sviluppo dei videogame. Capisco. Nolan was still running the company, as you know. And Nolan was a very creative person and understood technology pretty well. So having someone in charge of the company that knew what video games really were was very helpful. Si diceva che Nolan era una persona molto creativa e che capiva la tecnologia molto bene, per cui diceva era veramente interessante lavorare con questa persona che aveva anche lui delle idee molto chiare l'intenzione di sviluppare dei videogame. Sul prodotto, via. Aveva le idee chiare sul prodotto, esatto. In fact, Nolan had a favorite word that he used quite often, and that word was neat, which is just, a positive thing. Hey, this is pretty cool. It's neat. And if he looked at something and thought it was neat, he would fund the development of it. So that's how it became so creative, is Atari was making things that would just seem neat to people.
Praticamente Nolan aveva questa parola neat, che significa pulito, chiaro, limpido, netto. finito, che usava spesso per definire quando vedeva qualcosa che gli piaceva veramente. E quando vedeva qualcosa che secondo lui era neat, lo finanziava subito, per cui c'era questa creatività, questa voglia anche di creare, di espandere questo nuovo videogame, perché appunto se lui diceva neat, subito diceva sì, andiamo avanti, facciamo. Che figata, forte. Caspita. So if you don't have someone running the company that wants to make neat things, you can see how it doesn't work very well. Praticamente dice appunto, se non hai qualcuno nella compagnia che vuole creare queste cose neat, cioè fatte bene, allora chiaramente le cose poi non vanno bene. But clearly, if someone is not committed to neat, things are completely different. Ed effettivamente quello che ha detto si collega alla terza domanda, perché alla terza domanda, perché in realtà a noi piacerebbe sapere quando c'è stato il momento in cui lui ha preso posizione e ha deciso di allontanarsi dall'Atari, quando ha visto che ciò che voleva lui non coincideva più su ciò che voleva questa azienda. Yeah, the other question then is then exactly connected to all this is when was the moment that you decided to leave Atari? Because when or how did you see that, let's say, your idea of producing neat stuff wasn't anymore the same in Atari? How and when did this happen? Nolan made a business decision to bring in a partner, effectively selling control of the company to Warner Communications. He had to do this to raise the money in order to make the Atari 2600 into a worldwide product. Praticamente Nolan a un certo punto ha deciso di prendere dentro un partner, e questo partner era Warner Bros. Communication, e ha dovuto fare questo per poter ottenere più capitale, per poter finanziare e portare l'Atari 2600 in espansione nel mondo. So that decision made it possible for everyone around the world to play the Atari VCS, but it kind of backfired because it wasn't long after that acquisition that Warner Communications decided they knew how to make video games better than Nolan Bushnell knew how to make video games, and effectively fired him. Praticamente la decisione purtroppo ha avuto un effetto in contropiede, perché sono riusciti a espandere, a portare al 2600 in tutto il mondo. Però a un certo punto Warner ha deciso che loro sapevano meglio di Bushnell come fare videogame, e a un certo punto hanno deciso che Bushnell non gli serviva più e l'hanno licenziato. So now we had a company that used to be fun to work for, being run by suits, business people who didn't know games. Sì, così adesso ti ritrovi con una compagnia su cui prima era divertente fare videogame e che a un certo punto viene completamente diretta da gente in colletto bianco che pensano solo al business e praticamente ai soldi, e non gli interessava più. So it was more focused, of course, all about money rather than need. It was, and that's fine. A business should be geared to make money. But a business also needs to know when to innovate. Nolan wanted to make the next great video game console right away, and Warner decided the Atari 2600 or VCS could still be milked for more money and didn't do any development. Praticamente Nolan voleva subito fare dell'innovazione e voleva fare una console ancora più potente, ma subito. Invece, secondo quelli della Warner, c'era ancora tanto denaro che si poteva spremere fuori dal 2600 e hanno deciso di andare avanti su quella strada. So instead of working on a new game system and, new innovative products, we were just working on Atari 2600 games. Now, don't get me wrong, I loved making Atari 2600 games, but the atmosphere around the office was not very positive. Così, invece di andare avanti a fare nuovi videogame o nuovo hardware, nuove console, si continuava a fare
videogiochi per la 2600, le dice che per carità gli piace fare videogame per la 2600, però l'atmosfera non era più tutta questa allegria, non c'era più tutto questo, diciamo, dinamismo. Now, your question was, when did we start seriously thinking about leaving Atari? Yes, exactly And moment. that was caused by a memo sent out to the game development group by marketing. Quello è stato a causa di un memo che era stato appunto mandato al gruppo di sviluppo del marketing. And at this point we have to ask, what was in that memo? What was it that What was in that memo? It was a list of the sales of game cartridges from the previous year. So it was the top 20 games sold in order of how many they sold. So basically how much money each one made. And marketing, in their wisdom, said, make more games like these at the top and fewer games like those at the bottom of the list. Ok, praticamente era una lista dei top 20 game che facevano più soldi, ordinati per ordine di unità Incassi. di incassi vendute, e praticamente il marketing ha detto: fate più giochi di questo tipo partendo da quelli che vendono di in alto, in top. fate più quelli che vendono. Very marketing wise. That's right. But you can see that it showed that the rest of the company didn't understand game development. You can have an idea that you've got a really good game coming and it's going to be very successful, but you don't know until it goes out into the market how successful it's going to be. Yeah, well, it's true, because you can't do a thing until it's done. Si diceva, il problema è che appunto loro non sapevano l'idea però dello sviluppo del videogame, perché tu puoi avere un'idea di un videogame che potrebbe diventare di grande successo, però non lo puoi sapere se è di grande successo o meno fin quando non l'hai fatto. Invece partivano da dire, no? Yeah. So at Atari, there was a group of 4 guys, myself included, and we just kind of hung around together. We would eat lunch together. We would help each other with each other's games. And we were sitting at lunch looking at this memo and realized that of those top 20, we went around the table and said, wait a minute, 3 of those games I did, 2 of those games he did, 3 of those games he did, and all in the top 10, we had most of the top 10 sitting at that table. Pensa a te. Appunto, come diceva, a un certo punto c'erano questi 4 ragazzi che erano poi 4 di loro che si aiutavano a vicenda per sviluppare i videogame, e guardavano questo meme e si sono resi conto che i primi 10 di questi videogiochi dici, ma io ne ho fatti 2, tu ne hai fatti 2, cioè praticamente ve ne ha avevano fatti tutti loro. Erano quelli che avevano fatto tutti i top 10 più venduti videogame. Pensa a te. Cioè, si rendi conto, li abbiamo fatti noi. And that is in a department with about 30 people in it. So the top 4 game designers at Atari were responsible, as it turned out, for about 60% of Atari's game sales. Wow. And it didn't show it on the memo, but it was kind of an open secret that the previous year, Atari had sold $100 million worth of games. And the 4 of us around that table did 60% of that $100 million. Beh, appunto diceva, quello che poi si è scoperto, anche se non era esattamente scritto nel memo, è che l'anno precedente avevano venduto circa 100 milioni di dollari in videogame, e praticamente risultava che la compagnia aveva 30 sviluppatori, ma loro 4 avevano sviluppato il 60% delle vendite dell'Atari, e ovviamente non è che hanno preso il 60%. Esatto. Obviously you didn't get the 60% of what was... No, we were making about $20,000 a year salaries. Much less. $20 all'anno di salario. I don't know exactly how would have been in today's money, but I don't think it was that much, I guess. No, I mean it was about the normal salary in Silicon Valley. Yeah, considering that Silicon Valley, I guess, it still was expensive at the time as well. Cioè, era uno stipendio medio allora. Sì, uno stipendio medio per Silicon Valley, che comunque penso era sempre costoso anche quei periodi là. Certo. So if marketing's goal
is to make more games in the top 10, they should be treating us a little better. Si dice appunto che se l'obiettivo del marketing era quello di ottenere giochi nella top 10, dovrebbero trattarli meglio. And that So was we had written evidence that the four of us were pretty good at our jobs. Si dice c'era comunque evidenza scritta che loro 4 erano praticamente i migliori nel loro lavoro. And being underpaid. Esatto. Ed erano sottopagati. E quello fu il momento. And that was the moment when you decided to leave. Well, what we did was we had a meeting with the president of Atari, who at that time was Ray Kassar, and we took this memo and this evidence and took it into him and said, I mean, look, we're pretty good at what we do. You want more games, better games, you want to hire or use the most talented people. We've proven that we have the talent to make video games worth millions and millions of dollars. We would like some recognition. We would like maybe a royalty, something along those lines that recognizes that we bring a skill to this business that you make a lot of money off of. Ok, praticamente sono andati da sto Ray Kassar e hanno detto con le carte in mano: guarda, abbiamo le prove che noi siamo fra i 4 migliori sviluppatori, vorremmo però almeno avere un certo tipo di riconoscimento, possibilmente delle royalties, magari una paga leggermente più elevata, ma comunque qualche riconoscimento del nostro valore che portiamo alla compagnia nel sviluppo di questi videogame. And that, I guess, didn't happen. Well, no. In fact, he said, you don't make these video games. Atari makes these video games. And there's a point there that there are people who, write the manuals and paint the pictures for the boxes. And there's a lot of people, there's even people on the assembly line who put them together. And those are all important people. But he was treating this product like it was, we use the term widget. I don't know if that will translate. It's just, he came from an industry that sold towels, not creative products. So he didn't get the point that it was a creative product. It was like an author writing a book. And that's what makes it successful, not just because it's a piece of silicon in a box. Sì, praticamente lui disse, a quel punto gli disse in faccia che non sono loro a fare i videogame, è Atari che fa i videogame. E in un piccolo, da un certo punto di vista aveva una certa ragione, nel senso che per fare un videogame è un lavoro complesso, cioè c'è lo sviluppatore del software, quello che crea la cartuccia, quello che assembla la cartuccia, quello che fa la box art, quindi effettivamente c'è una catena. Però lui trattava il prodotto come se fosse un oggetto, non riusciva a capire il valore intrinseco dello sviluppo di chi ha scritto, e perché dice appunto lui era abituato a vendere oggetti come asciugamani, non aveva mai venduto videogame. E per cui lui non si rendeva conto che un videogame, come dice Crane, è come un libro, cioè ho capito che ci sono le pagine e tutto, la copertina e via dicendo, però è il contenuto del libro e chi l'ha scritto che rende vero. Giustissimo. In the book there is the pages, the cover, the binding and all, but the value is in who wrote the book that makes the book valuable. And the video games is the same. So you were working for a company that did not value creativity. Sì, lavoravano per una compagnia che non valutava la creatività. Che è la cosa più importante. There was another man in that meeting, a senior vice president, and as the meeting broke up, he came to each of us and shook our hands. He knew that was the wrong thing to tell a creative person, that we don't value your creativity. And so when he shook our hands, he said, "It's been nice knowing you." He knew we would be gone soon. Praticamente c'era un altro direttore che aveva capito purtroppo la situazione e che lui valutava la creatività di loro, e quindi quando ha finito quel meeting è andato in giro, gli ha stretto le mani a ciascuno di loro dicendogli: è stato molto bello lavorare con voi, perché a quel punto aveva capito che a quel punto se ne sarebbero andati. Cavolo. So that was what made us leave Atari and form the company Activision. E quello è stato appunto poi quello che l'hanno fatto lasciare Atari e fondare Activision.
Appunto, collegandoci alla formazione di Activision, Giles, puoi chiedere a Mr. Crane, come si è sentito lui da passare dal ruolo di dipendente a, in qualche modo, dirigente, perché lui era uno dei 4 fondatori di Activision, quindi aveva un ruolo un po'... Come si è sentito? Ha sentito lo stress di fare il boss, dico. Yeah, the question is, at this point, when you started making Activision, you had kind of to move from the role of just, let's say, I don't say just, but let's say just a programmer to like a sort of a CEO. So you had to do this administration and start caring of many other things. How did you feel the stress, or was it stressful to to start all in a sudden a company by your own? Well, to be clear, the 4 of us knew that we were creative and makers of video games. We did not want to run a company. So the first thing we did was talk to a number of people and found a CEO. The CEO of Activision at its founding was Jim Levy. So there were really 5 of us that started the company. Jim Levy as the CEO and the 4 of us who would make the products. So I never had the stress of being a CEO. We simply designed an environment where we could create games and enjoy making games. You say you've been really lucky that you found the right person. Praticamente diceva, appunto, spiegava che loro sapevano già dal principio che loro non sarebbero stati, diciamo, capaci o comunque voglia di fare appunto CEO, ma hanno appunto trovato questa persona, che mi sono già dimenticato il nome. Jim Levy. Praticamente è venuto invece, quindi l'Activision in realtà non era 4 persone, ma era 5 persone, e loro si sono creati da loro un ambiente dove era per loro ottimo sviluppare videogame. Perfetto. Ognuno poteva fare il suo lavoro, quindi tranquillamente. So the founding principles of Activision were, 1, to create a publisher that valued creativity. Also, we thought that the video game creators should be recognized as who they are. Instead of just being a product of Atari, you could buy a game by David Crane. Praticamente la prima cosa è stata, volevano creare un publisher che valutasse la creatività, e l'altra seconda cosa, creare un ambiente, anche un sistema dove il creatore del videogame fosse riconosciuto per quello che era, e quindi che uno potesse appunto anche dire vado a comprare un videogioco di David Crane, non semplicemente un videogame by Atari o by Activision. So we created, we started a lot of things in the video game business. We were the first to give credit to the game designers, as you would if they were the author of a book. We were the first third-party publisher, which means we didn't have a game console and we made games. We made games for other people's consoles. Dice che sono stati fra i primi appunto a creare delle cose come appunto citare i nomi di programmatori, quindi come appunto per un libro finalmente si conosce l'autore, a creare i credits per un videogame. Niente più easter eggs all'interno, insomma. No more easter eggs to hide your name. And then, sorry. E poi appunto sono stati anche fra... Oddio, mi sono perso. Let me do that again. I got lost in the last bit. Yes, we were the first third-party. The third party erano effettivamente anche i primi creatori di terze parti, perché creavano videogame senza avere la console, quindi erano un'entità esterna. At the time, Atari had a game console and Atari made games for it. Mattel had a game console called the Intellivision, and only Mattel made games for the Intellivision. Every company that made a game console made their own games. Activision was the first to be a third-party company that made games for the other companies' game consoles. And I think you had a bit of a legal battle there to be actually authorized to do that, I guess. I think, all right, so. Yes, Atari tried to sue us out of business, but we knew we weren't doing anything wrong. We raised money and made sure that we had enough money to defend a lawsuit.
No. And the gist of that was we were creative people pursuing our art, and Atari does not own that. Okay. We can pursue our art at any company. Praticamente dice che loro sono stati i primi a essere appunto questo sviluppo terza compagnia, perché prima c'era, non so, Atari che aveva la console e faceva videogame per l'Atari, Mattel che aveva la console. Loro sono stati la prima compagnia esterna che non aveva una console ma sviluppava videogame per questa console, e appunto sì, Atari ha cercato di buttarli giù legalmente, però loro sapevano che non facevano nulla di male, e quindi hanno tirato su i No, I did ask the story of a lawsuit just to make people understand that it wasn't automatic to say I am a third-party company and I do a video game for the console, because it was really something new. It hasn't been done before. That's right. Perché appunto volevo che la gente capisse che non era automatico come oggi dice sono una terza parte e faccio videogame per una console. Era la prima volta che succedeva, e chiaramente i produttori di console sta roba non gli suonava tanto. Sì, perché li rubavano pezzi di mercato. È molto bello quello che ha detto, che loro comunque quando hanno fondato Activision avevano già previsto un budget per difendersi in tribunale contro sentito, per gli sui, per la legge. When you created Activision, you already foreseen that you could have needed a budget to defend yourself in court, or was just yeah, they already did it. Sì, è come dici tu, l'avevano già previsto. Ma una diapositiva, Mike? La facciamo vedere? Vai di diapositiva, Facciamo vedere una foto. Your picture, a slide. A little picture. A little picture. Yes. This man. Ecco, this man, Gary Kitchen. Vai, Mike. Noi sappiamo che insomma in diverse fasi della sua professione ha avuto al fianco una persona come Gary Kitchen, e per tanti anni, anche nel suo ultimo progetto di Audacity Games. La domanda è: cos'è che li rende così compatibili? Cioè, come sono riusciti ad andare d'accordo per tanti anni fino ad arrivare oggi, da quando eravamo in Activision? Qual è il loro segreto? So basically the question is, you've been working together with Gary for so many years, and what is that makes you feel so compatible and so nice to work together for all these years? What is behind you that you two makes you work so well? You mean like, why did Dean Martin and Jerry Lewis work together for so long? Something like that, yeah. Who knows? It's interesting that Activision was on the West Coast in California, and Gary was on the East Coast in New Jersey. So we were 3,000 miles apart. And he was following closely behind Activision in our footsteps. He took an Atari 2600 and he took it apart and he figured out how it works. And he was going to become a video game programmer for the Atari, even though he had never worked for Atari. And so he came to Activision and said, I make games for the Atari. And the head of the product development department says, no, you don't. We've got all the people who do that, right? But it turned out he knew how to do it, and he contacted us. Ok, so praticamente l'Activision era sulla costa ovest degli Stati Uniti, Gary era sulla costa est, dall'altra parte, e lui si era preso un Atari 2600, l'aveva smontata, se l'aveva studiata, aveva capito come funzionava, e poi era andato avanti dicendo che lui faceva giochi per Atari, mentre in realtà non aveva mai neanche fatto uno. E lui seguiva comunque a distanza tutti gli sviluppi dell'Activision. A un certo punto è venuto in Activision e ha cominciato a dire io faccio videogame per Atari, e loro dicono no, non è vero. Infatti, ma poi si sono resi conto che in realtà lui sapeva veramente farli, so you realize that he actually knew how to do them, so basically you got him in. A quel punto hanno capito. And at the end of that call, Gary said, yes, I do. I'm making Donkey Kong for Coleco right now. And our vice president of product development, a guy by the name of Tom Lopez, he said, I'll be at your house tomorrow. And he flew across the country to get there.
Praticamente a un certo punto lui ha detto sì, io sto facendo videogame, sto facendo Donkey Kong per la ColecoVision, e allora il presidente ha detto bene, a sto punto sarò a casa tua domani, e ha preso un aereo ed è volato fin dall'altra parte degli New Stati Uniti. Jersey. Pensa a te. And he was really doing? Yes, he was actually doing the 2600 version of Donkey Kong, paid for by Coleco. Infatti stava facendo la versione di Donkey Kong per il 2600 pagato dalla Coleco. Ma pensa a te. And so that proved what he was capable of. And we at Activision said, we want that guy. And they flew out, and there was some negotiation, but eventually hired him almost on the spot. E a quel punto hanno detto sì, lo vogliamo, quel ragazzo lì, hanno avuto un po' di negoziazioni, ma praticamente l'hanno assunto lì sul posto. Now here's where it gets tricky. At Activision, we had, at that point, I think 6 game designers in our office working in one room. We liked that because we could help each other, we could play each other's games, we could give each other ideas. We found that having 6 people together was just about the most you could have, and still be creative. Praticamente a quel punto loro avevano 6 programmatori in Activision che sviluppavano videogame e stavano tutti in una stanza perché avevano trovato che stando insieme si poteva collaborare, si potevano aiutare l'un con l'altro, si potevano giocare e scambiare idee, e pensavano che 6 fosse il numero giusto, il numero limite di persone cui si potesse mettere in una stanza. So it was like the magic number, 6. 6. Right. In a room. Not 3. But Activision had to grow. And the 6 game designers couldn't make every game that Atari needed to grow. So what we did was we set up Gary and some friends of his in another group of 5 or 6, but in an office 3,000 miles away. Allora, solo che a quel punto giustamente si sono resi conto che però Activision aveva bisogno di crescere e che 6 programmatori da soli non potevano sviluppare tutti i videogiochi che gli servivano. Così a quel punto allora hanno creato un nuovo piccolo ufficio dove hanno sistemato Gary e altri 5 suoi amici 3.000 miglia dal parte degli Stati Uniti. Vicino proprio. Nier. So they couldn't mess up our group. They have their own group. Sì, così dice, non potevano far confusione con il loro gruppo perché avevano il loro gruppo per conto loro. Ah, ok. And that worked so well that in the big boom of video games in the 80s, we had an office just like it in Boston. We had an office like it in Pasadena, California, and one other somewhere else, so that we'd put 5 or 6 people who worked well together in one group, and that allowed us to grow. Allora, difatti hanno detto che poi durante il boom dei videogame questo sistema ha funzionato talmente bene che si sono ritrovati ad avere 3 uffici, uno a Boston, uno a Pasadena, uno in un altro posto che non si ricorda. Hanno messo 5-6 persone in ciascuno di questi gruppi che lavoravano bene insieme, e a questo punto il discorso ha funzionato veramente bene. Non erano mai concentrati tutti in un posto, quindi. You never been concentrated all in a single place. And we called them design centers. Sorry, you say you can't do design center? We called them design center. All right. Sì, right. li chiamavano centri di design. Right. Chiaro. Now, a funny story about back then is we found out later that Gary and his friends they wanted to be Activision. We were making the best games, and everybody loved the games. And do you remember that with each one of our games came a catalog of our other games? It's in the box, a catalog in the box. Does anybody remember those? Yeah, il manuale, il manual. No, the catalog is... the catalog, Activision catalog, yes, the flip That's paper. Right. Yeah, I remember. Well, on the back page of the catalog were pictures of the 4 primary designers at Activision. E sull'immagine dietro del catalogo, sulla faccia di dietro, c'erano le fotografie. Le foto dei programmatori. 4 programmatori, i migliori designer. Che figo. And Gary is an artist. And so he did pencil drawings of
himself and 3 other designers that he was working with and pasted them on the back of one of those catalogs and put it up on the bulletin board and says, here we're going to be soon. E praticamente Gary era un artista della matita, aveva fatto di disegni a matita la fotografia di lui e di altri suoi designer e l'aveva incollata sul foglietto del catalogo nella passport e aveva detto qui saremo noi la prossima volta. Because again, one of the founding principles of Activision was to give credit to the designers of a game. Sì, perché dice appunto uno dei principi fondamentali di Activision era quello di dare credito al designer dei videogame, e quindi era giusto. So it didn't take long for Gary to emerge as the cream, a person who, if he lived in California, would have been in our group. Dice che non ci è voluto tanto per Gary per emergere come uno dei migliori, e una persona che appunto se fosse vissuta in California sarebbe sicuramente stata uno del loro gruppo. And occasionally I would fly out to there to give them some advice on game design. Occasionally Gary would fly out to California and we met and we would spend time together and just found that we got along very well. E a quel punto ogni tanto lui volava giù in California, si sono incontrati assieme, hanno trascorso del tempo assieme e si sono resi conto che lavoravano bene assieme. Good. So you asked the question, how is it we've been working closely together for almost 40 years? We just got along well. Giusto. Si autospiega da sola, praticamente ha detto appunto com'è che sono andati avanti per 40 anni, perché ci sono trovati veramente bene. Now I'm the godfather to his firstborn. Beh, dai. Can you translate that? Sorry, Godfather? like a father? It's a person who will take care of the child if something happens to the parents. The Godfather. Godfather. Is your Godfather? Now, come on, you're in Italy. You must know the Godfather. I'm Italian, but I'm not in Italy. No, dice che è praticamente il suo padrino. Sì, chiaro. Chiarissimo. I've never been married. Io invece ho un'altra domanda, sempre per il molto molto ficcante, molto importante, e è preceduta da questa immagine qua. Vi faccio vedere l'immagine. Slide. This picture. Come si è sentito ad essere parte del franchise di Ghostbusters? How did you feel in being part of a Ghostbuster franchise? Sì, I see. Yes. Well, it's funny. At the time, there weren't a lot of video games made out of movies. There had been Raiders of the Lost Ark done at Atari, but in general, it wasn't the way it is today. And around the time of Ghostbusters, studios started sending their scripts out to companies, video game companies, and trying to license the property into the video game field. And so they sent us the script of Ghostbusters. Praticamente diceva che in quel periodo ancora non c'erano tantissime storie di questi videogame con licenza, c'era i Predatori dell'Arca Perduta, ma c'erano queste varie compagnie cinematografiche che avevano cominciato a spedire i script delle cose alle varie compagnie di videogame, e uno di questi script di Ghostbusters arrivò anche a Activision. So the script was given to the designers, and we all read it. It was kind of fun to be like insiders. We got to see the script before anybody else saw the script. You mean you received it before the movie came out? Oh yes. Ecco, è importante che loro hanno ricevuto questo script prima che uscisse il film, per cui sapevano in anticipo. Cioè, oggi praticamente sarebbe impossibile. Today this is impossible. Could be impossible to receive the script before. No, that's not true at all. Quite often
they are already having discussions with video game publishers before photography starts, before principal filming starts. Ah, ok, dice che questo non è assolutamente vero, che anzi anche oggi spesso hanno discussioni con i creatori di videogame, anche prima che la fotografia e il film praticamente inizi. Ah, non pensavo. And sometimes while they have the actors, they are recording lines for the video game at the same time they're filming the movie. E qualche volta hanno gli attori o linee registrate, insomma, dialoghi o cose registrate, addirittura mentre li stanno già facendo per il film, per cui che roba! Ah no, questa non lo sapevo. Interessante. But with Ghostbusters, this was one of the first times. It's very common today, but back then we finally got the script. We got the script about 3 months before the movie came out. Hanno tenuto, dice che questo è abbastanza comune, però quella volta là era abbastanza raro, era la prima volta che succedeva, hanno ricevuto lo script 3 mesi prima che il film finisse. So the problem is it takes a year to make a game. Appunto, il problema è che ci vuole un anno per fare un videogioco. So we read the script and said, this looks funny, this may do really well. We had no idea it was going to be as huge as it was, but it had the Saturday Night Live characters and some funny lines and some funny situations. So we said, yeah, we'd sort of like to do this. Praticamente hanno detto lo script, quella volta ancora non si sapeva che sarebbe stato un successo talmente grande, però aveva personaggi dentro che facevano parte del Saturday Night Live Show, suppongo era Bill Murray, non lo so. Certo. E a quel punto hanno detto le linee, hanno detto ci sono delle cose spiritose, divertenti, hanno detto sì, ok, è interessante. But it's not uncommon for a movie to come out, be very popular, but a year later be forgotten. Si dice che però purtroppo non è incomune, cioè è abbastanza comune che venga fuori un film, fa un po' di successo magari per alcuni mesi e un anno dopo è completamente dimenticato. So what you mean is that the problem is if a movie is forgotten that early, by the time you finish the game nobody remembers about the movie. Sì, perché il problema è, dice, che se il film finisce troppo presto, nel momento in cui hanno finalmente finito il videogioco, a quel punto nessuno non c'è più interesse. Chiaro. Certo. Right, we didn't have a crystal ball. We didn't know it was going to be so successful, but we did want to do it. So dice appunto non avevano la sfera di cristallo per sapere che il film sarebbe stato così di grande successo, però volevano farlo. So at the time, I was working on a game that was called Car Wars. And it was a game where, on the Commodore 64, where you would drive a car, top view, looking down at the car. You would go into the city, and you would drive through the city streets, and you would get to a building, and then you click on that building, and then you'd play a game in that building. That was sort of the premise. The game was about 2/3 done. Lui a quel periodo stava lavorando in un videogame chiamato appunto Car Wars, che era per Commodore 64, dove si aveva questa visione dall'alto di questa auto che correva per le vie delle città. A un certo punto si arrivava in un edificio, si entrava dentro quell'edificio, il game continuava all'interno dell'edificio. So I stepped up and I said, I will make the Ghostbusters game based on the 9 months of work I already have here on Car Wars. Appunto lui si è alzato su e ha detto svilupperò il videogioco di Ghostbusters basandosi sui 9 mesi di lavoro che già aveva su quel videogame che la fa. Giusto. Now I understand why the video game looks the way it looks. And in fact, Car Wars, one of the unique features of that game was it had an in-game economy. Very common these days, but that was going to be one of the first. E dice che una appunto delle feature di questo Car Wars è che aveva all'interno del videogioco un'economia, cioè appunto ti spiegavo prima che è un gioco abbastanza tattico in cui devi, e che adesso dice che per adesso è comune, ma quella volta là non era comune di avere. In fact, I was explaining them before because I don't think none of us them has actually played that Ghostbuster game. I was explaining that it's quite a strategic game because you need to know what to buy, where to put it, and customize the car. It's not that easy. It's just an arcade game. There's quite an element of strategy in it. Exactly. You would earn money performing tasks, then you would go back to the shop and you could buy equipment
to put on your car. And that was going to be guns and rockets and other things that were part of the Car Wars game originally. E appunto perché c'è tutto questo discorso che tu concludi dei task nel videogame, concludendo i task riesci ad ottenere dei soldi, poi con questi soldi tu puoi andare a comprare, a questo punto nel gioco originale, in questo Car Wars erano missili, armi, cose per potenziare la macchina, e poi se tu non hai mai visto Ghostbusters, appunto poi è diventato lì, perché devi completare, devi catturare certo. ottenere i soldi, poi quei soldi per ottenere degli upgrade, customizzare. Una sorta di power up per la macchina, Sì, però devi anche lì strategici. There is quite an element of strategy. You have to plan a little bit what to put, where to put, and how to spend your money. Right. So I kept the top-down driving view. I kept the shop where you can buy things. I kept the money. I kept the cityscape. And then I started designing a game in the Ghostbusters universe. A quel punto ha mantenuto la visione dell'altro, ha mantenuto il negozio, ha mantenuto le varie upgrade che si possono, da lì in poi ha mantenuto la skyline degli edifici, e lì ha cominciato a disegnare i videogame attorno all'universo di Ghostbusters. L'ha traslato nell'universo di Ghostbusters. Ok, sì. So this turned out to be one of the best ways to make a game based on a licensed property. You don't make a game so much around the characters or the license. You make a game that would be fun to play even without the license. Si dice che questo si è trovato per loro il meccanismo corretto per sviluppare un videogame attorno a una license. Non è che parti dalla license e fai il videogame, ma prima sviluppi un videogame che sia bello da giocare, interessante, anche senza la license, e dopo ci metti... Poi lo adatti. Poi lo adatti alla license. Giustissimo. You get a nice video game that is nice to play, and then you dress it up like the license. You don't do the reverse. You don't take a license and you make something around. Yeah, dress it up is one term. I think well, of it I'm as sorry if I use that term. I know, but I think of it as placing the game in the film universe. Si mettere il videogame nell'universo del film. Si è usato il termine dress up, non sapevo bene come... No, però hai reso perfettamente l'idea. Hai reso molto, l'idea. molto, molto chiaro. Ma, prego. Vuoi fare un... No, pensavo dovessi finire di parlare. It's clear that if a video game is not good by itself, license or non-license is not going to be good. And we've learned that many times over the years, haven't we? E dice appunto che l'hanno imparato dopo molti anni, cioè devi avere un gioco che sia bello, indipendentemente dalla licenza. Mi viene in mente so because Car Wars was 3/4 finished, I was able to complete the game so that it would come out while the movie was still popular. E dice, siccome appunto aveva un lavoro che era 3/4 già fatto, sono riusciti a completare il videogame esattamente in tempo quando il film era uscito, che così era già popolare. Ed è stato un successo comunque. And it's been a real success. Yes. Good. Un altro gioco che cambia completamente le carte in tavola è A Boy and His Blob, che è completamente differente questo gioco qua rispetto a quello che aveva fatto, anche se personalmente trovo delle similitudini con Circus Convoy. C'è qualche cosa che secondo me è analogo. Cosa ci può raccontare di questo gioco? Qual è stata l'ispirazione che gli ha fatto venire la voglia di creare questo gioco per il NES? Basically, the question is... what has been the idea, the will, the feeling that make you wish to create a game like A Boy and His Blob, which is so completely different from other things? It's definitely a strange concept, I agree. What I wanted to do is I wanted to make a tool-using adventure game. Dice che sì, è un concetto un po' diverso, ma che quello che lui voleva appunto creare era un gioco di avventura in cui ci fosse l'utilizzo di attrezzi, di tools. Ok. So these were not uncommon. There were a few out about that time on PC.
and you would have an adventure, and then you could pull up an inventory and switch from a knife to a sword or to some other weapon, and then you go back in the game and continue. Dice che questo appunto non era completamente nuovo perché c'era già presente sul PC questa storia in cui c'erano questi giochi in cui poteva aprire un inventario, andare dentro, tirare fuori una spada, un pugnale, quello, ritornare nel gioco e usare quell'oggetto. What I didn't like about those games is I didn't like leaving the game universe to bring up an inventory. E dice quello che non gli piaceva di questi giochi era il fatto che dovevi lasciare l'universo del gioco per aprire un inventario e ritornare. Certo. The fact to go in and out different interfaces, like interrupting the flow of the game. Yeah. Exactly. Cioè dice questo andare dentro e fuori di menu interrompeva il flow. Sì. Mm-hmm. So there were cartoons back in the 1960s that I watched that had these little shape-changing blobs. And they could change into any form that helped you with your adventure. What was that cartoon that you were talking before, Mike? Aspetta, Gli Erculoidi. Herculoids Hanna-Barbera. Dai, allora è vero. The Herculoids, they had Gloop and Gleep. And I remember. Yeah. Yes. Appunto lui diceva che si è ispirato dunque a quello. È vero, quindi it's true. And what little boy wouldn't like to have a shape-changing blob to, do everything he wanted, It's a great concept. Yeah. Dice appunto qual è il bambino che non vorrebbe avere un piccolo blob che può cambiarsi in qualsiasi cosa. È un concetto che appunto definitely pleasant for children. So I created a boy to be running around the Matrix, and the blob is his sidekick. So it's sort of a sidekick game. And figured that you could select flavors of jelly beans to feed him, to get him to change into other things. I mean, it's a strange idea, but when you just start thinking about it, I have to throw him something to somehow control him. Well, let's have a backpack full of jelly beans, etc. So it all kind of came together by trying to make the blob be controllable into different tools. Praticamente dici sì, il concetto è un po' strano, ma dovevi inventarsi qualcosa per fare in modo che si potessi controllare questo blob e far cambiare in questi tool differenti. E allora ecco che nasce l'idea del backpack che è pieno di jelly beans, delle caramelle. A seconda dei jelly beans, quindi cambia. Cioè, suona un po' strano, però funziona. Sì. And then the boy could whistle. The boy could whistle and the object would turn back into the blob and he'd come hopping along with you. Sì, poi dice che si può fischiare, a quel punto il blob, la cosa si ritrasforma dentro il blob e ti segue di nuovo dietro. Era una cosa innovativa il fatto che ci fosse un altro personaggio non comandato dal giocatore che seguisse. Yeah, they think it was quite also an innovation, the fact that there was a second character that wasn't directly controlled by the main character, but it was still following you and doing stuff with you. That was another innovative idea. Well, in a 40-year career of making video games, there were a lot of innovations, and yes, that was one of them. Dice che in 40 anni di fare videogame c'erano molte innovazioni, quella era una delle tante. È vero. And then after that, it's the Caverns of Pitfall 2. Sorry, what about the rest of the game is the caverns, like Pitfall 2. Right. I'm sorry. I had to confess, I never seen this particular video game of a blob, so I don't know how it looks like. I was asking that before. I was trying to get a bit of information because I know we were going to ask you about this game. But I'm sorry, I never seen it, so I don't know how No, però effettivamente è vero. La caverna quando nuota anche il bambino sott'acqua, dove ci sono gli spunzoni che scoppia la bolla. È vero, già. Say that, but I will leave it at the end of all this. I have to say that Pitfall 2 Lost Caverns is one of my most favorite games ever. I love it. I never been able to finish it. The same for me. I had a lot of fun with it. I mean, if you look at the things that the blob can turn into, he can turn into a cartoon hole, and it makes a hole in the ground, and you through it.
he can turn into all sorts of different things, ladders and bridges, and it's just all the tools that you would want to have for an adventure game. Sì, dice che appunto si è divertito molto a creare questo videogame perché c'è il blob che può trasformarsi per esempio in un buco dove puoi cascare al mezzo o in una scala in cui puoi andare su, e sono tutti i vari tipi di tool che uno sicuramente vorrebbe avere in un adventure game del genere. Forte. Certo. Bello, proprio bello. So at that point, I'd been working closely with Gary Kitchen for a long time, and we got together and decided we would do that game together so that you would have an adventure game on Earth in caverns beneath New York City. And then you would fly off to the Blob's home planet of Blobolonia and have a completely different adventure. Praticamente a quel punto lui e Gary decidono di sviluppare questo gioco insieme e decidono di avere una parte nelle caverne che nelle caverne sotto New York City e una parte in cui nel pianeta di Blobolonia, dove si vola in alto e si raggiunge questo pianeta fantastico. Sì. And of course, to fly to Blobolonia, you would turn the blob into a rocket with a root beer jelly bean and climb aboard. E dice, naturalmente per volare su Blobolonia si trasforma il blob dentro un razzo usando le birra I jelly bean da mangiare. It's obvious. Forte. Io avrei una domanda più semplice, molto molto semplice per il signor Crane, che è: qual è la sua piattaforma videoludica preferita? This is has a very simple question for you. What is your favorite? You mean your favorite hardware platform? Sì, home, Your console, computer or console? home computer. Console hardware platforms. Your favorite one For video games. Well, I have to say that the Atari 2600 has always been my favorite because it was my first, and it was so hard to work with that when you accomplished something great, it was a tremendous feeling of accomplishment. Dice che comunque rimane sempre stato l'Atari 2600 perché è stata la sua prima console. Inoltre, come si diceva anche prima fra di noi, è molto difficile programmare per l'Atari 2600 e quando si riusciva a ottenere qualcosa c'era una grande soddisfazione, una sensazione di completamento. Soddisfazione personale. By the way, they didn't, because they are very much tactical, but I read very well the book Racing the Beams that explained very well the limits of Atari. And long ago, I tried to do a little bit of Atari 2600 coding. I got just to the point of some color bars that were not even the drivers. Yo, something. It is not easy to do something really attractive. Vero. Now, second, I would probably say the Commodore 64 and the Super Nintendo are kind of tied. Beh, questo non sta da traduzione, avete capito? Dice come secondo il Commodore 64 e il Super Nintendo. Il Super Nintendo? No, non pensavo. Beh, interessante. Senti, Simo, cosa facciamo? Gli facciamo la domanda su Night Trap o andiamo un po' giù? Perché siamo già sull'oretta. Senti, mi interessava sapere di Night Trap. Sì, facciamola, Okay, e poi allora, dopo semmai concludiamo. E esatto, giusto, facciamo poi due cenni su Circus Convoy. Sì. Sarebbe interessante se ci potesse raccontare qualche aneddoto legato a un altro videogioco, un altro strano videogioco che è Night Trap. Se ha qualche aneddoto legato, è stato anche, insomma, coinvolto un po' nel casino della violenza, insomma, di Mortal Kombat. Quindi c'è stato questa... se ha qualche aneddoto curioso legato. They will say it would be interesting, changing completely the subject, if you have some fun facts to tell about what happened during the development of Night Trap. If you have any fun facts to explain about it. Well, to be clear, I am credited on Night Trap, but I was brought in late in the process to help polish the game to try to make it to the market. Okay. So a lot of the original creativity was done by other people. So it says, to be very clear, per essere veramente chiari, lui è entrato solamente verso la fine dello sviluppo di Night Trap, Okay. quindi lui è stato chiamato un po' per pulire e mettere a posto il coso, però in realtà è stato sviluppato da altre persone. So I have to take, you don't like very much that game.
No, I just don't want to take credit where I don't deserve it. Ah, ok. That's right. That's right. Si dice sì, non è che non gli piace, ma dice non vuole prendere credito dove... Certo, giusto, è giusto. Night Beh, Trap was developed for a piece of hardware, a new game console that never happened. It never happened because it turns out it was too expensive to market by Hasbro. Ah, dice che So, Night Trap era stato sviluppato per un pezzo di hardware, un tipo di console che però non è mai uscita perché poi è risultata essere troppo costose e che doveva essere fatta da Hasbro. It eventually came out on the Sega CD, but that was years later, and it was a much different product. The video game hardware device called the ISIX, ISIX device that never made the market, used simultaneous streams of video. So if you imagine you've got 4 streams of video running, imagine you've got 4 videotape players playing at the same time. And you can switch to watching the output of any one of them. Imagine that. pensa a te. So was supposed to be like in real time you were able to switch between the different video feeds because They are running simultaneously, but you can only watch one at a time. ok, so praticamente dice che questo videogame che poi quando è uscito sulla Sega Mega Drive poi è uscito molti anni dopo e questo hardware originale chiamato EXX praticamente permetteva di avere 4 video stream contemporaneamente playando in simultanea e tu potevi switchare fra ciascuno. There must be a little bit of Five Nights at Freddy's idea with the cameras and stuff. Sì, però effettivamente tu seguivi se non ricordo male, era il videosorveglianza anche, no? Di Night Trap, Simo? Sì, mi sembra, ma c'erano anche dei pezzi comunque. Sì, dei pezzi Sì. Comunque So it's kind of like having security cameras, and they're all doing something, but you can only watch one of them at a time. Dice appunto che ci sono queste camere di sicurezza che stanno sempre facendo qualcosa, però si può guardare soltanto una alla volta. So this hardware was a sort of what laser display or was... No, it was all done on a single videotape by interleaving frames of video. Beh, dice che era praticamente questo hardware era fatto su una singola videotape, però interlacciavano frame video, così praticamente si buttava fuori 4 video al colpo in una singola videotape. Mi suona di molto complicato. Don't be distracted by that. Just think of it as let's say you've got 8 or 10 security cameras and you've got 4 simultaneous feeds of video. And if there's nothing going on in the room, you see a still frame of the room. Dice che praticamente c'erano 8 camere e 4 video simultanei che andavano e se non c'era niente che succedeva su una certa stanza si vedeva un frame fermo, altrimenti si vedeva qualcosa. Ah, ecco, vedi. So the creators of the video, which was basically a parody of a slasher movie back in that time, had to script the movie so carefully that they had things going on simultaneously when they would actually be going on. Dice che praticamente il creatore di questo video, che era uno spoof, una specie di parodia di un video slasher che stava andando in giro in quei periodi, hanno dovuto molto attentamente creare lo script in maniera che ci fosse sempre qualcosa che succedesse su queste 4 telecamere. Ah, ecco. So the filming was a nightmare of continuity. E appunto dice che il filmato era un incubo di continuità. So all of the filming was scripted and a particular scene had to be finished in 17 seconds because the other video stream is going to start at the end of that 17 seconds. And so it was a nightmare of filming, timing, scripting. There were some creative people in Hollywood working on it and Rob Fulop working on the way of scripting it.
E dice che era veramente complicato perché ogni scena doveva essere completata all'interno di 17 secondi, perché appena quella scena finiva cominciava subito quell'altra. E quindi c'era parecchia gente in Hollywood che lavorava sul filming, su scripting, c'erano forti problemi di sincronizzazione, di tempi. Era veramente un incubo. Complesso, molto complesso. An example would be there's people in the kitchen and they walk into the dining room. Okay. And if you continue to watch the kitchen, it changes to a still frame after they leave. But if you switch over to the dining room, it was a still frame, and as they walk into the dining room, it changes to live video. Praticamente dice, prendi un problema, c'era la gente nella cucina che stava facendo qualcosa. A un certo punto si muovono e vanno nella sala da pranzo. Se a quel punto uno switcha sulla cucina, vede un frame fermo. Se uno va nella sala da pranzo, però vede le persone che stanno camminando. So it was a brilliant technical achievement. Si dice che come risultato tecnico era veramente brillante. Mazza. Now, why did it become a controversy? There's no reason why it should become a controversy. There was no sex, there was no nudity. It was just a slasher movie played as a video game. Si dice lui non vede la ragione per cui sarebbe dovuto diventare così controverso, perché non c'era sesso, non c'era unità, non c'era violenza, era un filmetto slasher. It was a parody anyway. I mean, you have to take it in that way. Vabbè, era anche il momento in cui c'era una certa voglia gli occhi tutti puntati, la caccia alle streghe. Cercavano il pelo nell'uovo, ecco, quello. But it was real people. And that made a difference. It resonated differently with parents and congressmen and such. Sì, dice che siccome purtroppo c'erano appunto personaggi reali, quello ha avuto un po' una risonanza con i genitori, gente del congresso. There was a game on the NES, I think it was called Gangster's Alley. And I think it was a light gun game. And you were looking at a building and windows would open and close, and behind the window was either a bad guy or a hostage. Remember that game? I can't remember, but I think I've seen similar games. Dice che praticamente c'era questo videogame su Super NES che si faceva con la light gun, dove c'era un edificio, ogni tanto si apriva una finestra e tu dietro una finestra poteva esserci un tipo cattivo oppure un ostaggio e tu dovevi sparare. Aspetta che è successo, aspetta. You accidentally switched. Ok. So in that game, you were shooting bad guys and getting points. And if you shot the hostages, you'd lose points. Very typical video game. And they were all pixelized video game characters, right? Yeah. Dice appunto che in questo videogame se tu sparavi a ragazzi cattivi facevi punti, se sparavi agli oggetti li perdevi, però era una grafica pixelata, insomma, tipica grafica del videogame, niente di particolare. Che è successo? Okay. Si è frisato. Purtroppo abbiamo frisato. Non so, voi vedete David? No, è tutto regolare. Tutto regolare. Perfetto, allora è un problema mio, scusate. Okay. All fine. So using this video technology developed for Night Trap, we did a test and we created a version of Gangster's Alley that showed a building with windows that open and close, but behind each window was a live video of an actor. Dice, usando questa tecnologia di Night Trap hanno creato una versione di questo videogame dove praticamente quando si apriva e chiudeva la finestra, dietro la finestra c'era una versione live video con un attore vero. Ecco. So it was the same game. Shoot the bad guys, try not to shoot the good guys. And again, it was just a test. But most of the people who played that game were, I don't know, they were depressed afterward because they felt like they were shooting real people. Sì, hanno fatto questo test che molta della gente che aveva provato questo videogame poi si sentivano depressi perché sparavano persone reali. Sì, vabbè. Sì, certo. So at that time, it was okay to shoot pixelized characters, but you wouldn't be shooting real people in video games. È vero. Chiaro. Yeah, to be fair, is a feeling that we could still feel today. I mean, I guess depends on the people.
Si dice che quel periodo si poteva sparare a rocket, sparare ai pixelati, ma non andava bene sparare a reali. Ma io ho detto che, per essere onesti, secondo me è una sensazione che potrebbe valere anche oggi, cioè dipende dalle persone. Sì, it was a more innocent time back then, and now you can't tell live people from rendered people in video games, and that's probably one of the reasons why I've never made a violent video game where you're shooting people on the screen. Si dice che adesso purtroppo siamo arrivati al punto in cui quasi non si può più distinguere tra gente reale e gente generata nei videogame, e dice per questo fosse uno dei motivi che lui non ha mai voluto fare un videogame del genere. Mi sembra giusto. Sì. Un bel principio, bella scelta. We agree all with those principles that not to shoot real people. Bene. Senti Mike, facciamo le ultime due domande. Sì, no, io vorrei siamo nel 2024 e qualche anno fa David Crane insieme a Gary Kitchen fondano Audacity Game. Eccoci. Che insomma, qual è il motivo per il quale ha creato Audacity Game e qual è il motivo che l'ha spinto a fare Circus Convoy su cartuccia? Cioè, è una roba incredibile questa cosa qui. The question is, what was the reason that made you wish to create Audacity Game, and why you really wanted to do Convoy Circus on the cartridge? For VCS. Well, as I've said, the VCS is my favorite console. It's very challenging, and when you make something really great on it, you feel a great sense of accomplishment. That's number one. You really like the complex things. No, dice che la ragione numero uno è comunque per cui lui gli piace veramente l'Atari 2600 è perché sente un forte senso di soddisfazione quando si riesce a creare qualcosa per il 2600. And Gary and I attend retro gaming conferences several times a year, and we speak on the subject of the video game era back then, and we tell about our games and tips and tricks and funny things that happen. Sì, dice che lui e Gary vanno spesso nelle retro convention di videogames e spiegano varie cose sullo sviluppo. I think I've seen actually one of your talks about the development of, for example, Pitfall, when you were explaining the random number generator and all the various tricks that you use. I've seen a little bit of that. Sì. Well, and none of those conventions go by without someone asking us to make new games for the Atari 2600. E dice che nessuna di quelle convenzioni retro finisce senza che non ci sia almeno una persona che gli chieda se sviluppavano ancora cose per Atari 2600. Ci sta. No. So one day we looked at each other and said, sure, let's do it. È il momento. This is the moment. È il momento. The first love. Now, it is harder now than it was before. We used to make a lot of tools for helping us do graphics and drawing and sound effects and such. These days, if you want to put an image on a game, you draw it in Photoshop and drop it in the game and it shows up. But you say it was harder in the past, not than to... Yeah, these days it's real easy. You just put it in, draw it in Photoshop, and it's in the game. Nel periodo precedente dovevano costruirsi tutti i vari tools per disegnare, per creare la grafica, tutto quanto, per metterla dentro la carta, per provarla, per sperimentarla. E adesso uno non ha fatto che fare un'immagine di Photoshop e la mette in... ecco, ok. Yeah. So you can't use Photoshop on the Atari 2600. You have to draw almost pixel by pixel. Sì, dice che appunto nel Photoshop non puoi usare Photoshop in Atari. I was explaining before to you guys the story for exactly erasing the beam, that you have a memory that you have to construct basically the graphic. Basically, is a program almost to send the graphics. Right. You don't have a bitmap that you put up. You have to shoot it. Sì, appunto, come vi dicevo prima, nell'Atari 2006, che vi consiglio caldamente di darvi un po' uno studio, non è come una console convenzionale dove dici c'è una bitmap, la butto dentro. Devi praticamente costruirti pixel per pixel l'immagine della bitmap tramite un programma vero e proprio, per cui diventa molto complicato. Mm-hmm. So everything from those days is gone. The tools we used to use to make it easier to draw characters,
The injection mold for making plastic cartridges, gone. There's really nothing left. So when we said, okay, let's go ahead and do it, it was really starting Activision from scratch and working more than part-time. Took 3 years to get that game done. Wow. So dice che il problema è che appunto adesso, ricominciando a fare un gioco del genere, tutti i tool che esistevano a quel tempo non ci sono più, i stampi di iniezione per fare cartridge non esistono più, i vari sistemi di sviluppo non esistono più, e per cui hanno dovuto praticamente, ci hanno messo 3 anni per creare quel videogame. È stato detto come ricominciare Activision da zero. But I suppose, if I may ask, that in a way you really like this fact to restart Activision. Well, it's a lot of work, but again, I'm not afraid of work as long as what I end up with is something worth having. Si dice che sia stato un mucchio di lavoro per farlo, ma lui non è spaventato dal lavoro se alla fine poi il risultato arriva. Beh, è stato comunque apprezzato Circus Convoy, quindi direi che è andata bene. So I wrote new tools, and I designed the injection molding tool with a new cartridge, and designed labels and boxes and the graphics. Had some nice artists to help, but we had to oversee all that. And again, 3 years just to make it possible to be able to publish a game in a cartridge, in a box, with a manual, like we used to do every day. Si dice che a quel punto ha dovuto ricostruirsi i tool, si è dovuto ricostruire gli stampi iniezione, ha dovuto contattare un artista, si è dovuto ricostruire la scatola. Insomma, praticamente ci ha messo 3 anni per riuscire a creare un videogame come si faceva. Come si deve. Back to the 70s. Yes, a new circuit board, a new ROM, everything had to be done. Che forte però, incredibile, veramente. Questa cosa qua è incredibile. Passiamo all'ultima domanda, che dici? Sì, guarda, in realtà io poi ne vorrei fare un'altra perché, se mi permetti Simone, vai. all'inizio lui ha detto che in Atari c'è stato poi il passaggio della famosa lista dove dicevano dovete farmi questi giochi perché sono quelli che hanno venduto di più, ok? Non trova che ci sia una sorta di ritorno alle origini, nel senso che anche i giochi in AAA di oggi in qualche maniera fanno un rimando alle stesse tipologie, quindi ci sia poca innovazione perché si fa peso molto, cioè ci si basa tanto sul soldo e non esatto. Okay, that's a complex question, how to try to rephrase it a little bit. Okay. So basically, they were saying that reconnecting back to the story of a list of the top 10 games and the marketing saying we want games like this top 10 now instead of saying make me something new. They want to basically say if you think that nowadays with the AAA games, if there is again a situation exactly like this where you have a company that says I want something like the top, and so there isn't that much push for innovation and stuff because they always want the same type of games. Yeah, that's a complex issue, but it always comes down to money. If you are going to be a publisher in this business and you are going to make a AAA title, you're going to spend $100 million on it. Yeah. Si dice che è un discorso complesso perché ovviamente se sei un publisher che deve fare un gioco di quei AAA devi spendere appunto tipo $100 milioni per fare un videogame del genere. So there is quite a risk involved. There is. And if I went to one of these big publishers and said, I want to make a game about a little boy who has a shape-shifting blob as his sidekick, who has left his home planet of Blobolonia because it's been depleted of vitamins, and he loves jelly beans. I take that concept to a big publisher. What are they going to say? That you are mad.
Anzi, si dice se tu prendi un concetto del tipo voglio fare un videogame su un blob che diventa che un razzo di Babilonia per andare a New York perché senza vitamine ha uno zaino pieno di jelly belli. Cos'è che ti dice quel ti danno un calcio nel sedere e ti mandano a casa. Sì. So instead I go in and I say game I'm going to make is Call of Duty, but it's in space on a space station. Se invece vai là e dici appunto il gioco voglio fare Call of Duty su una stazione spaziale ti dicono sì. And they say I can picture what Call of Duty is, I can imagine it being in space, you're funded. Appunto dice sì, vedo cos'è Call of Duty, posso immaginarlo nello spazio, ti do i soldi. So when you are trying to get funded for $100 million project, your project is going to be derivative of something that the financial people can recognize. Se appunto dice quando vai a chiedere finanziamenti per un progetto da $100 milioni, è chiaro che a quel punto il progetto comincia a essere qualcosa di derivativo che i tipi finanziari sono in grado di comprendere e dire sì, ok, questo potrebbe sicuramente essere un successo. There's an old movie called Players. Old movie called Players, I think, and it's all about pitching movies to studios. And they will come in and they'll say things like, it's Driving Miss Daisy, but with Bruce Willis. That's the same concept. Si dice come andare a quelli che ti fanno il pitch per certi film che ti dicono è come quell'altro film ma c'è Bruce Willis dentro. Sì, è vero. Ma non sarebbe bello tornare un po' indietro come si faceva quando lui entrò in Atari? The result in video games is just like the result in movies, is all the action movies look alike. Si dice che il risultato del videogame è come il risultato nei film, ed è per questo che come tutti i film d'azione sembrano tutti gli stessi. Uguali, the same template for every movie. Prova a chiedergli quello che tu hai detto, non sarebbe più bello tornare indietro quando lui ha iniziato? It would be nice to come back to the original times of Atari when there was more risk, Well, I would say going back to the early days of Activision is better than the early days of Atari. But if you're talking about the Atari game system, yeah, we enjoyed that time, which is kind of why we did it again. Si dice appunto che gli è molto piaciuto quel tempo, ed appunto per questo che hanno rifatto un videogame come quel Circus Conway. Now these days there are indie games being made by small teams, and that is where you want to look for innovation. If you want to see a game, so someone had an idea and they may have been the only person that believed in that idea, but they were able to create that game without $100 million. That's where you'll see innovation happening. Se appunto dice che bisogna guardare nel mondo degli indie dove ci sono delle persone che magari hanno un'idea, che ci credono in quell'idea e che quindi riescono a sviluppare un videogame ma senza spendere i $100 milioni. But this is exactly, in a way, as kind of the key. I mean, try to do a project that is not super expensive, where you can do it from beginning to start, and you can do it where you like, I guess. That's right. Sì, appunto, penso che il concetto è quello di fare un progetto, ha switchato di nuovo. Sì, adesso sistema. Dove che non devi spendere i $100 milioni, ma puoi fartelo dal principio alla fine per conto tuo. Certo, un po' anche il vostro modo di lavorare. Allora, aspettiamo un attimo che Simone si ricolleghi, però andiamo in conclusione. Simo, smettila di giocare, c'è qualche problema tecnico. Andiamo in conclusione e a questo punto mi viene da dire una cosa. Guardandosi indietro, tutto quello che ha fatto, cosa pensa del successo che ha avuto e dell'impatto che ha avuto nel mercato di oggi, David Crane? Quali emozioni prova oggi guardando insomma indietro il contributo che il suo lavoro ha dato al mondo dei videogiochi? So the last question is basically seeing now back to all you have done, all your contribution to the video game story, to the video game business.
What do you feel today seeing all this, all your accomplishments that you managed to obtain, and your impact on the video games in general? Well, all of us in that early days, we were innovating every day. It's hard to imagine. I mean, I grew up without video games. The first video game I saw was the Magnavox box on the TV set. And prior to that, it was just board games and other things like that. So we saw this new way of entertaining people, and it required a great deal of innovation to make it happen. Dice che praticamente lui è cresciuto quando all'inizio i videogame non c'erano, e che l'unica cosa, la prima videogame che aveva visto era stato il Magnavox su TV, e poi a un certo punto si è reso conto che per creare, cioè per portare avanti questi videogame c'era necessaria di parecchia innovazione. So you mean you really felt that a lot of innovation was necessary to make these video games grow? Yes, basically it was both creative and technological at the same time. So your feeling was that you felt that you needed to be part of it, create this innovation. That's what your feeling was. Oh, we were definitely part of the creation of this new form of entertainment, and we knew it was one day going to be bigger than movies and television combined. So yeah, we were enjoying every day creating new things. Praticamente dice che loro avevano compreso che c'erano bisogno di questa innovazione, loro erano parte di questa innovazione, avevano già avuto la visione nel futuro che un giorno questa cosa sarebbe stata più grande della TV, più grande del videogame, dei film, e lui si sente, insomma, immagino felice di essere fa parte di questo processo di innovazione. È incredibile. So there's no one person who worked back in that day who can said video games would not exist without me. You know, we were all working on something new and creating something new every day. Appunto dice che non c'è una sola persona che può dire i videogame non avrebbero esistito senza me, però erano tutti insieme che lavoravano per contribuire a creare questo nuovo intrattenimento. Ed è grazie a loro che noi oggi continuiamo a giocare con i videogiochi. He says it's thanks to people like you that finally nowadays we keep playing with video games. Yeah, I mean, there are a number of things that I'm proud of having done. I don't know, Pitfall, for example, was still in the top 100 of all video games a few years ago after hundreds of thousands of games had been created. So I'm proud of that. Pitfall is in the Smithsonian Institution, another proud thing. Pitfall caused a number of copies. There were some 600 games came out in the platform game genre after Pitfall. Sì, dice che appunto si sente molto felice anche perché per esempio un gioco come Pitfall è finito nello Smithsonian e che c'erano ci sono stati circa 600 videogame alla fine che sono usciti per 2600. If I may, before we close everything, of course we have to thank you again for being here, but I have one personal question of mine, only one for David Crane. I won't take advantage. Pitfall 2 is really, and Pitfall in general, I like especially the look of the first one, even if it's simpler, I mean, but I love Pitfall 1, but especially I love Pitfall 2. It's always been one of these games that for me, really, one of the most fondly remember that gave me the love for platform games. But I always think I ask myself, how did you came, or who came out also with the famous tune, ba, 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 ba. I would think, who came out with this little music? It's so ingrained in my brain. You can't. Well, I can't answer that specifically. I can't tell you who was the composer. Pitfall was one of those first few games that actually got licensed out instead of licensed in. In other words, it wasn't a license from someplace else, from a movie, and yet we sold the license to make an animated Saturday morning cartoon series. So it went the other direction.
All right. But Okay. did the cartoon came out? So the people who made the animated series had to create a theme song, and they did. So a lot of what you hear in that theme song was originally composed by, I think it was Ruby Spears Productions, when they made the Pitfall animated series for Saturday morning cartoons. I really had no idea there was a Saturday morning cartoon about Pitfall. I never heard about it. You will find a few on YouTube. Very, very poor quality. Someone shooting a camera at their TV set, that sort of thing. I wish I had them all. I don't have any of them. But when I made Pitfall 2, I put extra circuitry into the cartridge that made it possible for the Atari 2600 to make music. Yeah, I know that the cartridge contains an extra chip. Ivan, però traduci, se no qua siamo... Dice che la musichetta di Pitfall 2, quando avevano fatto Pitfall 1, avevano addirittura creato una serie di cartoni animati su Pitfall 1 e Pitfall 2 che uscivano il sabato, che purtroppo dice lui non ne ha neanche uno. Si può trovare qualcosa su YouTube. Dice una qualità pessima, ma si trovano ancora qualcosa di questi cartoni. E dice che i creatori di questi cartoni avevano creato questa musichetta introduttiva, e lui in pratica poi quella l'ha adattata per al videogioco. 2. Ecco. La prima volta in cui loro hanno dato la licenza di un videogame per creare dei cartoni. Pensa te. Che roba incredibile. So the music that you hear in Pitfall 2 is my arrangement of their composition. Cavolo. Si dice che la musica che si sente in Pitfall 2 è il suo arrangiamento. L'ha arrangiato lui. So now you make me really extremely curious, because I never heard the original cartoon music, so I guess it's a little bit different. Che forte. It is a little different, yes. Bene. Allora, purtroppo Simone ha qualche problema tecnico, adesso è frizzato, ma ok, ti vediamo Simone, sei in movimento, ok? Purtroppo Simone ha qualche problema tecnico, quindi non ci vede ma ci sente solo. Però in questo momento, allora, chiudiamo qui questa intervista. David Crane ci ha concesso un sacco del suo tempo e di questo noi siamo molto, molto, molto grati. Traduci un attimo, Ivan. So they say now at this point they would like to conclude the interview, and they are extremely grateful that you concessed us so much of your time, and we are extremely happy that you have been here with us. Spero insomma che gli sia piaciuto raccontare e rispondere alle nostre domande, perché il nostro scopo è quello di insomma tenere traccia della storia dei videogiochi, e lui ha fatto la storia dei videogiochi. See, also we hope that you enjoyed spending a little bit of time with us talking about your story, because they say that our goal of this thing is to keep alive the story of video game and to tell people remember about it. And E speriamo che prima o poi venga in Italia, perché a questo punto non si sa mai, no? We really hope also as well that maybe sometime one day in the future you'll come to Italy as well. Well, in the 1980s, I did public relations tours in Italy, and I enjoyed my time. We were in Milan mostly. It was a tough time for Italy. There were so many import duties on electronics from America. Yeah, I remember. That the Atari VCS costs as much as a color television set. And so it was, very expensive proposition to play video games. Sì, dice che lui ha fatto un giro in Italia intorno al 1980, principalmente a Milano, e che in quel periodo erano dei tempi veramente complessi per l'Italia, perché c'erano dei tassi di importazioni, e che una VCS costava come un'intera TV a colori. As far as I remember vaguely, in the things, probably was 1984 or 85, I can tell you that by memory, I think that a VCS was around 300,000 Italian lire of the time, and it was really a lot of money. Yes. But as for your podcast here, I have to admit that there are a few things that I like more than telling stories from the good old days. So I'm very happy to have been part of your story. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.
Ti dice che comunque ci sono poche cose che gli piace di più che raccontare storie dei vecchi tempi, per cui è stato molto felice. Bene, e di questo gliene siamo veramente molto, molto, molto grati. Bene, si chiude qui l'avventura, questa fantastica intervista con David Crane. È stato molto emozionante parlare con lui. A questo punto lo salutiamo, lo ringraziamo di nuovo per essersi concesso e chissà, magari un giorno ci rivedremo. Friend here, but would like to say him hello. Cosa stai? The crocodile from Pitfall. Yes. Grazie mille, Mr. Crane. Grazie veramente. Thank you very much for your presence and your time, and we are really happy. Well, thank you all again. I will look you up on my next trip to Italy. Yes. Yeah, we will be really delighted if you could come to Italy again. We'll take care of you. Quindi iscrivetevi al canale YouTube e adesso lanciamo la sigla? Lanciamo la sigla, salutiamo tutti, grazie ancora e ci vediamo alla prossima intervista. Ciao a tutti. Ciao. Bye.